Bene, parliamo di Eurovision. E siccome il gossip ci interessa poco e ce n'è già fin troppo, lo sanno fare benissimo i professionisti, non parleremo di nudità, vincitori, vinti, aspettative, polemiche, Israele, peni. Cerchiamo di fare invece informazione, cerchiamo di ragionare e facciamolo proprio nella maniera basica, partendo dalla domanda: che cos'è l'Eurovision? A cosa serve l'Eurovision, insomma? E che valore ha l'Eurovision? Un evento musicale europeo che esiste dal 1956. Al di là delle definizioni, degli scopi, delle opportunità, ci dovremmo chiedere una cosa: quanto è veramente importante sto benedetto concorso? Ora mettiamoci nei panni della persona meno informata di questo mondo, meno interessata, ecco, meno attiva. Quindi sono un quarantenne medio che non ha mai sentito parlare dell'Eurovision, o quantomeno non gli è mai stata data un'importanza, e quindi io non me lo sono mai filato. Se non che a un certo punto vengo bombardato dall'informazione: abbiamo vinto Sanremo, adesso bisogna andare all'Eurovision perché bisogna andare a vincere anche lì, bisogna conquistare l'Europa, che dice ok, questa Europa è diventata importante adesso, cioè sta cosa è diventata importante. Lo guardavamo per prendere in giro le esibizioni più bizzarre, pittoresche, ed era anche una cosa carina perché scoprivi paesi dei quali non conoscevi l'esistenza. C'era una cosa folcloristica, era una cosa che principalmente faceva ridere. Certo, lo so anch'io, perché ora arriveranno quelli che diranno ma ci sono stati anche Céline Dion e gli ABBA. Sì, ho capito, ma ci sono altre 70 edizioni dove abbiamo visto di tutto e basta vedere l'elenco per rendersi conto che praticamente parliamo di tutta gente che non ha né un prima né un dopo carriera, diciamo, quell'esibizione. Ora qualcuno dirà sì, ma ha fatto numeri importanti, eccetera eccetera, anche a livello di televisione, ma io questo non lo metto in dubbio. Non è questo che stiamo discutendo, a parte che in realtà i numeri bisognerebbe dirli tutti quanti e basta dare un'occhiata velocemente per dire: la prima serata ha fatto poco più delle Iene. Un evento eccezionale europeo che si svolge una volta all'anno in prima serata fa poco più delle Iene, e praticamente gli stessi ascolti dei Truffacuori, non la premiere di Odissea nello spazio, e meno della metà degli spettatori che invece hanno visto Paris Saint-Germain Borussia Dortmund, quindi nemmeno una partita che ci vedeva coinvolti direttamente come nazione. Questo lo dico appunto perché le cose bisogna anche raccontarle bene, è inutile che continuiamo a scrivere boom 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 boom, che poi se vai a vedere sicuramente nella finale hanno ottenuto dei grandi risultati, però non è stato così esattamente in tutte le serate. E siccome ci interessiamo proprio a questo genere di cose su questo canale, cioè alle menzogne, alle costruzioni mediatiche, alle narrative e quindi al giornalismo proprio vergognoso, non possiamo fare a meno di fare due passi indietro e tornare in quella che è la prospettiva dello spettatore. Cioè sta cosa non è stata importante mai, ma proprio mai. Come ho detto, era per lo più un evento folcloristico. Poi a un certo punto inizia la mega costruzione, e quando inizia questa mega costruzione? Inizia con il fenomeno che più di tutti rappresenta quella che è la mega costruzione astrale tra discografici, pubblicità, collaborazioni, grandi produzioni in featuring, cioè il fenomeno Måneskin. Si inizia a parlare di Eurovision in Italia parlando dei Måneskin. E qui il cortocircuito che è stato costruito è qualcosa di meraviglioso. Io, spettatore medio, non sento mai parlare di Eurovision. A un certo punto Måneskin mi entra praticamente nella testa questo messaggio, dopodiché si dice andranno all'Eurovision, e questo Eurovision inizia a prendere consistenza, inizia a diventare qualcosa di importante. Quindi abbiamo reso improvvisamente importante qualcosa che non c'era. I Måneskin vanno all'Eurovision, i Måneskin vincono l'Eurovision, di conseguenza i Måneskin sono bravi e riconosciuti a livello internazionale. Cioè attribuisco artificialmente un'importanza a un evento che non ne ha, in maniera che quando poi ci partecipo già di per sé divento importante io, e figuriamoci una volta che lo vinco. Meraviglioso. Ora diciamo che in questi ultimi anni, pochissimi anni, mi abbiano convinto dell'importanza dell'Eurovision, che, ricordiamolo,
Secondo alcuni, e basterebbe andare a leggere, sarebbe stata la certificazione della grandezza di una band. Chi partecipa a un Eurovision è una roba incredibile, vincerlo è certificazione internazionale, significa che sei pronto per i grandi palchi del mondo. Solo che poi ci andiamo con la super osannata Angelina Mango e lì fa un 7° posto. E oggi si legge, vabbè, ma è normale, ma l'Eurovision è soprattutto politica, si sa che certi temi vanno meglio di altri, si sa che conta anche la tua provenienza, gli appoggi che hai. Ok, ma scusate, quando vincono i Maneskin non contano e quando Angelina Mango diventa 7ª conta? Quando Angelina Mango vince in Italia non contano assolutamente nulla, la famiglia, gli appoggi, il supporto, essere uscito da un talent. No, è solo e mero talento. Quando arriva 7ª gli altri sono sostanzialmente raccomandati. È su questo che dovremmo ragionare, non sulle classifiche, sulle vendite, che sappiamo che sono quasi tutti truccati come i sold out, ne abbiamo parlato 1000 volte. Ora, in tutto questo, ma non ci viene mai, ma proprio mai, tanto così di sospetto di essere fondamentalmente dei burattini appesi ai fili di questi che ci fanno credere che una cosa sia importante quando gli torna a conto, che in fondo diventi trascurabile quando poi questa cosa non interessa più. Perché se io dovessi credere alle narrative, e non ci credo ovviamente, secondo le quali si cerca di creare un sistema logico, vinci Sanremo, vai all'Eurovision, vinci l'Eurovision, ecco, significa che sei una star internazionale. Se noi credessimo a queste cose, ci dovrebbe essere qualcuno che viene a dire: allora Angelina Mango non è all'altezza dei palchi internazionali. Perché? Perché l'Eurovision lo ha decretato. Se l'Eurovision era un ente talmente importante, un evento talmente al di sopra delle parti da essere autorevole quando consacrava i Maneskin, allora significa che oggi sta consacrando, sta sancendo il fatto che Angelina Mango non è a livello dei palchi internazionali. E quindi come la mettiamo? C'è qualcuno di quelli che oggi è disposto a dire che Angelina Mango non lo è e rimane legata e relegata alla provincia italiana?